Presente. Brown. Presente. Mitchell. Presente. Thomas. Presente. Granchi. Presente. Gallagher. Presente. Miller. Presente. Robert. Presente. Johnson. Presente. White. Presente. Ronald. Presente. Colby. Presente. Franklin. Presente. James. Qui, mio signore, bugie non dirò, e qui resterò finché morrò. Spencer. Presente. Becker. Presente. Stark. Presente. Lister. Presente. Collins. Collins. Coy. Presente. Piove da una settimana ormai. A me piaceva la pioggia da ragazzo, specie se pioveva forte come adesso. Al mio ultimo incontro pioveva. Mi smontò del tutto. Una delle più belle donne che abbia mai visto l'incontrai nella pioggia. Tacchi alti e gambe perfette. Ehi, l'ultima uscita di Frankie. Non perdono tempo, eh? Quest'oggi vien sepolto Frankie McLean, non più mali è il suo destin, il buon Dio trattarlo bene ha voluto, gli ha permesso d'uscire prima del tempo dovuto. Beh, signori, è un modo di uscire anche quello. Adesso starà meglio. Non credevo che il capitano Munsey arrivasse al punto di far lavorare anche un vecchio nelle fogne. Già, un altro che se ne va, premure del capitano Munsey. Sempre allerta, eccolo laggiù. Giù! C'è giù con lui! È un peccato per McLean. Voi due eravate buoni amici, vero Colin? Frank aveva da fare solo 8 mesi, no, capitano? Conoscevo il tipo, fra 8 mesi fuori, fra 9 dentro. Giusto, Colin? Sei ancora arrabbiato, eh? La smetta, Munsey. No, non Munsey. Signore. Signore. Dunque non vuoi che cerchiamo di intenderci, Collins? La segregazione non ti ha insegnato niente. Gli avrà insegnato a non portare più il rasoio, almeno. O insisti che ti fu messo in tasca a tua insaputa? Non ha importanza. L'episodio è chiuso. Collins, perché ce l'hai sempre con me? Dopotutto è il mio lavoro questo. Io... Va bene, fa a modo tuo. Joe. Dottore. Volevo venire giù a visitarti, ma io non... Già. Dottor Walter, c'è una riunione stamane. Cerchi un po' di sistemarsi. Grazie, altrettanto. L'amico Joe fu segregato e stava peggio che se sotterrato, ora a testa alta in giro se ne va. Chi l'ha tradito pagherà. Joe, Come va, Joe? Lieto di vederti, Joe. Bentornato. E da tua moglie? Joe, conosci Kitty Coy? L'ho visto in giro. L'hanno messo al posto di Frank McLean.
Frankie era in gamba, difficile imitarlo. Farò del mio meglio, Joe. In quanto allo spione abbiamo combinato, va tutto bene. Va tutto bene? Che cosa va bene? Niente va bene. Non è mai andato e non andrà mai bene, finché non sia fuori. Hai capito? Fuori. Joe, dopo la segregazione è buono anche questo, eh? Grazie. Ho parlato a lungo col mio avvocato ieri. Come? È venuto apposta da New York per darti un consiglio? Ma che, non lo sai, l'hanno messo dentro anche lui. Robert, tu devi aiutarmi. Levati dai piedi. Tu sei amico di Gallagher. Ti prego. Robert, Gallagher può sistemare ogni cosa. No, certe cose non può sistemarle. Se tu potessi dire una parola per me. Gallagher, devo parlarti. Che cosa vuole lui? Balle. Gallagher, ti scongiuro, Ho ascolta. detto balle. Mi ammazzeranno. Chi è? Vogliono... Wilson è qui dentro per furto con scasso, è anche uno spione. Mise il rasoio in tasca a Collins. Tu non sei che me lo dirà. Tu puoi sistemare tutto, Gallagher. Se riesci a fermare Collins, ti pago, ti... E pagherai. Ciao Robert. Come va il raffreddore? Bene. Signore. Salve Daniels. Buongiorno, signore. Strella, mi dicono che fai il prepotente coi tuoi compagni di cella. Davvero? Capitano Monsei, devo dirle qualcosa. La prego, signore, la prego. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Oh, buongiorno Gallagher. Buongiorno, capitano. So che hai il merito di avere sistemato quella bega nella cella della fila G. Apprezziamo la tua assistenza, certo, ma I miei amici e io facciamo del nostro meglio. tu e i tuoi amici. C'è una disposizione del regolamento che vieta le bande e le cricche. Non ci piacciono. Non le vogliamo. Perché non le sopprime, capitano? Gallagher, ricordati bene che qui non sei a casa tua, capobanda di teppisti. Io faccio il poliziotto e tu sconta la tua pena. Così saremo tutti e due a posto. È giusto, capitano. La Bibbia dice che tutti hanno quello che si meritano. Tutti quanti. Oh, mi scusi, signore. Ma che cosa ti piglia? Non l'ha fatto apposta. Mi dispiace, Lista. E la colazione del capo è qua, uova e prosciutto bene fan. Sembra molto importante la riunione di stamattina, dottore. E il capitano Munze, ci sarà anche lui? Mhm. Del rum liquore più allegro non c'è, basta berne un po' e ti ballano i piedi.
Calipso, secondo le statistiche, se la quantità di alcol nel sangue viene a superare il 0,5%, si altera la pressione sanguigna, avviene un disordine mentale e allora sei spacciato. E forse così andrà a finire. Questo posto non le piace, dottore. Perché ci resta? Tu non hai molta scelta, Calipso. E nemmeno io. Ma non è facile come sembra, signor McCallum. Questa prigione ospita il doppio di uomini di quanti potrebbe contenerne. E manca il lavoro per tenerli tutti occupati. E perché? Colpa della società. Sì, potremmo dar loro del lavoro, farli addestrare, produrre tante cose, ma gli industriali dicono che facciamo loro concorrenza e i sindacati che leviamo il pane ai loro operai. Nessuno vuole aiutarci, nessuno. Gli industriali, i sindacati. Tanto vale dar la colpa al tempo. La sostanza per me è che lei non domina la situazione. Mi scusi, signore. Temo che lei non abbia compreso ciò che il direttore intende. Non si tratta solo di controllare gli uomini. Lui vuole aiutarli. Non sei. Questa prigione ha bisogno di assoluta disciplina, non di carità. La sua lealtà verso il direttore non cambia il fatto che egli è forse ormai troppo vecchio. L'età, signor McCallum, è una questione di arterie, non di anni. Peccato, Walter. Lei vale più come filosofo che come dottore. Ma mi ha stancato in entrambi i ruoli. Mi hanno mandato qui con un compito. Per dirvi che in caso di altri disordini e se in questa prigione non torna la più stretta disciplina, McCallum, sarà cambiato immediatamente quasi tutto il personale. Non vogliamo più avere nessun fastidio. È chiaro, direttore? Sì. No. Chiaro anche a lei, dottore? Oh, è chiarissimo. Non volete fastidi. E questo semplifica ogni cosa. Le alte sfere e voi, loro servi, costruite prigioni, grossi muri e il vostro lavoro è fatto, finito. Ma poi vengono i guai ed ecco i vostri miracolosi rimedi. Altro direttore, nuovo personale, la più stretta disciplina. Lo sa cos'è questa prigione, signor McCallum? Un'enorme bomba umana. E lei dice picchiala e rimarrà quieta, spezzala e non esploderà. Monsei, che ne pensa di quel che ha detto il dottore? Penso, signore, che qualche volta il nostro dottore si allarma inutilmente. E lei, direttore? Ma io non saprei. Lo so io. Come per molti sognatori ubriaconi, le parole del dottore non hanno senso. Ha una soluzione? Tutto quello che so è che quando uno è malato non lo si cura aggravandone il male. Con i suoi metodi non faremo che ridare alla società criminali peggiori di quando ci furono affidati. Sciocchezze, dottore. Aspetto la sua soluzione. Oh, per uomini come lei, signor McCallum, nessuna soluzione è possibile. Un momento, perché Walter. lei distrugge e non costruisce. Quello che occorre qui è più pazienza e molta più comprensione. Pazienza non ne abbiamo più. E quanto alla comprensione, mi pare che lo scopo della mia visita non possa essere frainteso. Lei resterà qui, direttore, solo se non ci saranno altri disordini. Buongiorno. Dottore. L'accompagno al cancello, signore. Sono direttore qui da tanto tempo. Non saprei dove andare, cosa fare. La casa è così carina ora. Che bellezza. C'è la tappezzeria a fiori, una poltrona a sdraio. Rudy non sa niente di tutto questo. Ah, bene, bene. Se lo sapevi. Pensiamo sempre a te, caro figlio. Ti ho portato questa frutta. Ha voluto venire a vederti. Per fortuna è piccola. Le pare di divertirsi, come fosse una festa. Va laggiù, c'è il tuo avvocato. Ruth non vuole saperne. Ma deve farlo. L'ho fatta visitare da 3 dottori.
Tutti le hanno spiegato quanto importante sia un'operazione subito, ma lei, cocciuta, continua a dire di no. Vuole che ci sii tu. Se manchi tu non le importa di niente, Joe, nemmeno della vita. Per quanto ne ha ancora? Non lo so. Lascia che le dica che sei qui. No. Essa ti ama, Joe. Comprenderà? No. Sta bene. Tu sai quel che devi fare. Torna laggiù e parlale. Convincila ad operarsi. Insisti. Va bene, Joe. Aspetta. Ritira dei soldi e tienili in ufficio. Cosa intendi fare? Non ho molta scelta, mi pare. Non è che voglio immischiarmi. Io dico solo che se lei manda Roberts nelle fogne da capo, io non... E vabbè, Musei, faccia come crede. Dottore? Oh, Joe, ti lasciano andare in giro solo? Debbono riclassificarmi. Musi mi troverà un altro lavoro, ci riesce sempre. Beh, siediti, vengo da te subito. Giusto ti cercavo, eh? Un mio malato, il vecchio Reagan, vuole vederti. C'è un permesso per l'infermeria là sul tavolo. Grazie. Dottore. Sì? Quanto ci mette il cancro a uccidere uno? Beh, non è questo il modo di porre il quesito. Oggi il cancro può anche non provocare la morte. Perché? Ma sa. E se si dovesse operare? Ma anche così dipende dal caso singolo. La cosa più importante, certo, è l'elemento tempo. Qualche persona cara? Già. A proposito, che ora è? Le 10:30. Ne è sicuro? Per l'esattezza sono le 10:27. Perché? Wilson, 10:30. Wilson, 10:30. Wilson, 10:30. Non ti ho mai parlato dell'ultima macchina che ho avuto. Magnifica, immensa. Senti, era così lunga che per poter parlare all'autista col telefono dovevo chiamare l'intero urbano. E cosa strana, avevo questo numero anch'esso. Su, muoviti. Wilson, 10:30. Wilson, 10:30. Dove vai, Strella? Vado a bere, Wilson. Ehi!
Dottor Walter? Sì, direttore. Cosa? Sì, vengo subito. Ma, direttore, quando è successo? Ho capito. Un prigioniero ucciso. Sì? Beh, questo è un colpo per cui non hai da temere, Collins. Sono testimonio io. Molto importanti i testimoni. Fortuna che mi hai chiesto prima qual era l'ora esatta. Sì, vero? È un certo Wilson. Brutto affare. Infortunio? Ah, non c'è dubbio. L'hanno visto. Ehi, Lewis! Sì. Una notizia interessante. Ricordi quella ottima mezzala che ebbi il condono un paio di anni fa? Dagerty? Tornerà qui per un pezzo. Ha fatto fuori la sua amica. Che mi dici? Ma guarda come si perde la testa. Almeno se lo faceva l'anno scorso battevamo i pompieri nel campionato di calcio. Se vi avessi chiesto consiglio per Wilson ti avrei detto non farlo. Perciò non te l'ho chiesto. Farà solo peggiorare le cose per tutti. Che vuoi che me ne importi di tutti? Che discorso funebre. Perché non siamo sepolti? Soltanto che non siamo morti. Che cosa hai in mente? Filiamo. Noi due. Sapevo che ti è venuta la febbre da quando sei entrato qui, ma non che fossi ammattito. Niente prediche, solo sì o no? Sta a sentire. I compagni mi rispettano e anche il direttore. E sono trattato bene perché ho aiutato gli uni e l'altro, senza far torto a nessuno. E allora? A dispetto di Munsey, qui sono un capo. Ci sono da 6 anni. Sai quante proposte ho avuto di tagliare la corda? Migliaia. Ce n'è una tutti i giorni. Senti, Gallagher. Un momento. Vedi quel vecchio alla linotype? È qui a vita da 10 anni. Vieni. Grisho. Sì. Conosci Collins? È un amico. Sicuro. È il tuo piano? Se tutto va liscio, filiamo lunedì. Vieni, capo. No. Ma auguri. È deciso ormai. È deciso tutto il lunedì da 10 anni. E per altri 10 anni lo sarà tutto il lunedì. Gallagher, lo so che questa è una gabbia di matti. Uno uscirà pagando un altro perché ha amici politici. Un terzo volerà via in un pallone fatto da lui. Ma io non faccio sogni impossibili. La cosa può farsi. È stata già fatta e può essere fatta ancora. Può essere fatta qui. Da noi. Da te e da me. Collins, se mai dovessi mettermi con qualcuno, lo farò con te. Per ora non se ne parla. A te posso dirlo. Mi hanno promesso il condono. Fra qualche giorno spero di andarmene di qui. Questo lunedì? Potrebbe essere. Ci vediamo, Gallagher. Fracca e cravatta, stasera al cinema, lui dà un bacio a lei e la fine tra la la. E così. Scacco matto. Battuto ancora, sergente? Già, scacchi, domino, qualsiasi gioco. Ma non perdi mai? Raramente, amico. Ho sempre avuto quello che io chiamo il tocco d'oro. Io quasi vinsi i guanti d'oro una volta.
ebbi un bel accappatoio con il mio nome stampato sopra. C'era anche lei, Enrichetta. Io vado all'infermeria a trovare un amico. Sogni ancora? Ancora. Tenetemi un posto al cinema. Non te la prendere, bellezza. Ehi, che succede fra voi ragazzi e quella là? Misura le parole, uomo screanzato. Tu parli di una signora. Mi fa l'effetto che siate tutti scemi. State a sorridere a una figura, a gettarle dei baci come se fosse vera. Ma lo è? Fra qualche tempo la conoscerai anche tu. È così. Per me lei somiglia tutta a mia moglie. Già, non è una ragazza come le altre. Per ognuno di noi è una donna speciale. Vuoi dire che se continuo a guardarla per un po' come fate voi, comincerà a ricordarmi Enrichetta? Proprio così. No, ma Enrichetta è bionda. Non somiglia affatto a questa. Non ha importanza. La ragazza del calendario serve ad ispirarci, mio buon Coy. Guardi lei e comincia a pensare a quella che vorresti vedere. Per esempio, in questi ultimi 2 giorni mi ha fatto venire in mente Flossie. Non vi ho mai parlato, mi sembra, di Flossie, vero? Per me è la più bella donna che abbia mai visto. E che forse mi capiterà di vedere. Incontrai Flossie una sera nella villa di Eddie, a Miami. Avevo appena venduto a un bravo uomo alcune azioni di una miniera di radio e volevo raddoppiare la mia fortuna. Conoscevo Flossie solo da quel pomeriggio, ma eravamo già ottimi amici. I dadi mi arridevano e lei mi sorrideva. Stavo per vincere una fortuna. A un tratto, proprio quando tutto sembrava rose e fiori, sentii un trambusto ben noto. Non c'è che la polizia per guastare un'incantevole serata. Quasi tutti vennero presi mentre giocavano. La cosa non mi allarmò, ma mi preoccupava la pistola che avevo in tasca. Sicché Flossie me la fece mettere nella sua borsetta. Non solo era bellissima, ma anche molto decisa. Oltre a tutto seppe guidarmi verso un'uscita segreta. Si vede che conosceva bene l'ambiente. La mia macchina era lì fuori pronta ad aspettarci. E col denaro e la pistola in salvo, filammo via. Con una bambola così bella accanto a me mi sentivo l'uomo più felice del mondo. Flossie aveva l'aspetto, il cervello e tutti gli accessori. Valeva più di un 13 con 2 dadi. Devo purtroppo aggiungere che sapevo usare anche la pistola. La mia. Prima mi ero solo immaginato che avesse tante doti. Adesso ne ero sicuro. Non parlai quasi perché per la prima volta in vita mia non trovai le parole giuste. Volle tutto il denaro che avevo vinto e io ubbidisco sempre una signora, specialmente quando è armata. Subito dopo scesi dalla mia macchina senza fare neppure una minima obiezione. E quella, amici miei, fu l'ultima volta che vidi la mia macchina, i miei soldi e la mia Flossie. Chissà chi è la vittima di Flossie adesso. Ma io non capisco. Come fai a essere così attaccato a un ricordo come quello? Chi lo sa. Si vede che a chi sta dentro, perfino le porcherie di fuori sembrano belle. Probabilmente per il fatto che avvennero fuori. Va bene, entra. Gio, come va? Ciao, John. Regan. Sono io, Collins. Dove sei stato? È tutto il giorno che ti cerco. Frankie McLean è morto nell'altro letto. Mi ha dato un messaggio per te. La fogna ha ucciso Frankie e ucciderà me. Ma in quella medesima fogna c'è la strada per scappare di qua.
detto, chiedi al sergente come presero in guerra quota. $633. Joe, tu devi andare laggiù proprio in quella fogna. Lo devi, Joe. Aspetta che li vede il signor Kempi. Scommetto che ci farai il miglior contrasto di uova della provincia. Dobbiamo dare un nome a tutti? Ma non li teniamo mica in casa, dobbiamo venderli. Se non si soffocano nell'incubatrice, non si affogano nella fontana, ne prendono la coccidiosi e non si beccano a morte, potremo darci al commercio del pollame. Se dovrai dar loro da mangiare e da bere ogni 3 ore, e questo fino a quando non potranno farlo da sé, vedrai che le tenerezze ti passeranno. Dov'è Tom? È rimasto in cella. Un'altra lettera alla moglie. Ciao tesoro. Ciao. Sono pronta, sai. Fai con comodo. Niente di nuovo? Dove? Qui? Sai, ho incontrato per caso Thomas e sua moglie oggi. E pensavo che si potrebbe stare un po' insieme una di queste sere. Vuoi dire che ce ne andremo a cena fuori? Cora. Fa un desiderio. Ma di che cosa parli? Tom! Oh, Tom, caro! Su, indossala. È stupenda. È la più bella pelliccia del mondo. È tua, Cora. Mi sembra di essere... non lo so. Come se fossi un'altra. Oh, Tom! Dove l'hai presa? Gli soldi dove li hai trovati? Come li hai avuti? Cora, li ho rubati. Ho alterato i libri e ho preso $3.000. Tu? Rubato? Perché? Tesoro, si faceva una vita. Tu con 1000 voglie e mancavi di tutto. E io sempre senza un soldo. Ci saremmo divisi presto. Capisci? Ho dovuto farlo. Tutta la mia vita non ho fatto che sognare di avere una pelliccia. Ed ora non posso rinunciarmi, non voglio. Ma se succedesse qualcosa... Qualunque cosa sia, non importa. Purché non ti perda. Buonasera, Tom. Salve, capitano. Mi è dispiaciuto di quell'incidente stamattina. Sono cose che capitano. Sì, signore. Sigaretta? Tom, tu non sei della stessa razza dei tuoi compagni.
Perché li proteggi? Ne abbiamo già parlato altre volte. Ma allora non ti serviva il mio aiuto come adesso. Io posso renderti la vita molto più facile. Come ha fatto per Wilson? Wilson fu imprudente. Gli imprudenti hanno degli infortuni. Quante cose imparo censurando la posta. Queste lettere che tu scrivi, per esempio, e le risposte che non ricevi. Prego, capitano, mi lasci solo. Lei è la cosa più importante del mondo per te, vero? Beh, puoi avere presto il condono, se ti porti bene. Sono io quello che decide. Sono il solo che può aiutarti. Nessun altro. Capitano, sono un volgare ladro, so di essere un fallito, ma non sono una spia. Hai delle doti che mi piacciono. La fermezza, la fedeltà. È inutile, perdiamo il tempo tutti e due. Io a parlare con te, tu a scrivere a tua moglie. Lei ha avuto sue notizie? Per posta stamattina. La prego, prego, capitano, mi dica. In un certo senso sei libero. Ha chiesto il divorzio. Un momento. Sedetevi. Il direttore vuol parlare. Pronti, direttore. Uomini, vi parlerò con molta franchezza ed entro subito in argomento. Esiste da qualche tempo una crescente agitazione fra voi. Non crediate che non ne sia già informato. Finora vi ho concesso i privilegi previsti dal regolamento. Però, se persistete a combattere fra di voi, ad opporvi alle guardie e a provocare infortuni come quello che è avvenuto in officina stamane, tutti i privilegi verranno revocati immediatamente. State attenti ai vostri compagni. Ricordatevi che basta un cattivo soggetto per rendere la vita dura a tutti, perciò in guardia. A voi proteggere i vostri stessi interessi come io sono costretto a proteggere i miei. Se ci sarà ancora una infrazione ai regolamenti, se non saprete comportarvi in modo da non creare disordini né dar luogo a nuovi infortuni, allora dovrò usare tutti i mezzi per ristabilire la disciplina. Siamo intesi. Venitemi incontro e io vi assicuro che tutti i prigionieri saranno trattati bene. Cella R17. Frankie McLean della R17 è morto. Collins dalla segregazione torna alla R17. Un prigioniero è ucciso alla presenza di 3 compagni, tutti della cella R17. E ora un suicidio. Stessa cella, stessa banda, stessi guai. Un momento. Intende dire che è nostra la colpa di quanto è successo? Ha detto anche lei che è suicidio? Solo perché non ho le prove che non lo è. Tom era dei nostri e gli volevamo bene. Lo so, molto bene. Non può dar la colpa a noi, non l'abbiamo toccato. Lei sa che eravamo al cinema. È vero. E Collins era dal dottore stamattina quando Wilson fu ucciso. Io mi baso sui fatti e tengo conto delle coincidenze, specialmente quando si ripetono. Vi siete ribellati al capo, alle guardie e a me. Non potete vivere fuori e non volete vivere qua dentro. Perciò domani andrete in un altro posto. Tutti voi lavorerete nelle fogne.
Sergente. Sì? Quota 633, che cos'è? È una collina in Francia, in Normandia, perché? Parlamene. Oh, non c'è molto da dire. L'occupavano i tedeschi e dovevamo prenderla. E che faceste? Li attaccaste? Non neanche a pensarci, con 2 dannati 88 tedeschi puntati su di noi. Spencer, vuoi passarmi quegli scacchi? Un po' di luce. Questa è la collina. Qui siamo noi. Montagne qui, il mare qui. Bloccati. Ma la prendeste? Sì. La prendemmo lo stesso. Un altro po' di luce. Mandammo degli uomini in barca. Presero terra qui. Intanto eseguivano un intenso bombardamento. Allora X attaccammo la collina. I tedeschi concentrarono il fuoco su di noi. Fu allora che l'altro gruppo attaccò alle spalle. E l'azione riuscì. Già. Passammo. Quasi tutti almeno. Gli altri sono ancora lì. Si aspettavano 2 fronti, eh? Grazie, sergente. Cosa c'entra questo con noi, Joe? Dove vuoi arrivare? Domani. Vedremo domani. Sapete, stavo pensando. Una compagnia di assicurazioni fallirebbe qua dentro. Buongiorno. Buoni. So quello che provi, Gallagher, e mi dispiace, ma è così. Ma non c'è senso, direttore. Lei punisce tutti noi perché Lister si è tolto la vita. Perché? Per riportare l'ordine. Non abbiamo trovato altro mezzo. No, l'ha trovato Munsey. No, sono io il capo qui e questo è un mio ordine. È di Munsey. Sento lamentele contro Munsey da anni e ne sono stufo. Munsey sa il suo lavoro e lo fa bene. Ho fatto del mio meglio per trattare bene i prigionieri, ma è stato tutto tempo perso. Sono convinto ora che è necessario qui non più carità, ma più disciplina. Sì. No. Mi rifiuto, niente interviste. Non mi interessa di che giornale è. Trovato McCallum? Beh, continua a chiamare. Grazie di avermi ricevuto. Un momento. C'è un'altra cosa, Gallagher. Stavo per mandarti a chiamare. Questa lettera riguarda te. Sì? Gallagher, abbiamo lavorato per un pezzo insieme. Tu mi hai aiutato molto coi prigionieri. Che c'è? Il Ministero della Giustizia ha deciso di rinviare tutti i condoni a tempo indefinito. Che significa? Ancora un anno? 2? 5? Non è detto. Mi dispiace. Non è colpa mia. È colpa sua, invece. Lei si è resa Munsey su tutta la linea. Tempo fa mi disse che la porta del carcere si sarebbe finalmente aperta per me. Pochi giorni ancora e sarei stato fuori. Fuori. Me lo dovevo immaginare. Quella porta si apre 3 volte. Quando entri qui, quando hai scontato la pena o quando sei morto. Gallagher! Posso fare ancora segnamento su te? Salute ragazzi! Ehi, sono qui come inviato speciale, scriverò un articolo per provare che la cucina è ottima. Tu provalo e il presidente ti farà segretario di Stato. Ma che c'è di interessante? Che cos'hai qua dentro? Messaggio Collins nella fogna. Sì, subito. Mi raccomando. Buon odore. Ora capisco dove è finito il cane.
Un espresso. A chi? Collins. Che c'è da chiacchierare? Tutti i giorni devo portare da mangiare laggiù a quelli della fogna. È un lavoro che non mi va. Quell'aria così pesante non mi fa respirare. E tu non tirar su. Soffia solo. Ne ho visti andare a lavorare nella fogna. Molti entrano e pochi escono. Se va ancora avanti di questo passo, si svuota la prigione. Ciao, piccolo. Ciao. E poi vanno alla rovescia. Non si capisce dove va quella fogna. Dove sbucherà fuori, né se sarà mai usata. Ciao, bellezza. Ciao, Mucci. Lo sai come mi sono immaginato di... Parla chiaro. Cosa diavolo vuoi dire? Beh, ecco... Devo domandarti un favore. Non chiedermi favori. Non mi corrompi, capito? Ma poi non ne hai abbastanza per comprarmi. Conoscevo una donna come quel ponte. Cosa vuoi dire? Era fatta benissimo, ma sempre con la testa per aria. Becker, lascialo stare, torna al lavoro. Sta male, non ce la fa. Via! Ho detto via! Sta bene, sergente. Rancio! Non voglio niente. Su, prendilo. Fate a noi, padre, diamo un'occhiata in giro. Turisti o fedeli? Nuovi ordini, dobbiamo sorvegliare gli uomini dovunque sono. Qui ce n'è uno che li sorveglia tutti. Comunque, se volete restare. Grazie. Facciamo così. Questa è la torre. Serve ad aprire il portone. Quando questo si apre, il ponte viene giù. Sappiamo tutti che non si esce che da quel ponte. Perciò bisogna prendere la torre. Ora, voi sarete qui di dentro. Quando noi usciamo dalla fogna, saremo qui, al di fuori, e l'assaltiamo dai due lati. Nella torre hanno fucili e munizioni, ma una mitragliatrice sola. Una sola. Significa che non possono difendersi su due fronti. Se prendiamo la torre... Già. Quanti uomini siete? 5 compreso me, decisi. Io ne avrò 6.
miei non sapranno di te. Dirò loro solo quanto basta. I miei non sapranno di più. Per quando prevedi? 12 e 15 domani. Sei matto? Solo così è possibile. Ma richiede tempo e mezzi? No. Se aspettiamo aumenta i rischi. Qualcuno ci ripensa, un altro si smonta, un terzo non sa tenere la bocca chiusa. No, questo è il momento. Se il colpo è forte, rapido e improvviso, ce la faremo. Domani. Sta bene, Collins. Domani sia. Tu ti occuperai di tutto. Trova la dinamite. Sarà difficile. Bisogna trovarla. Va bene, vedrò di riuscire. Domani allora. Cominci tu l'azione alle 12:15. Mi dai 2 minuti. Alle 12:17 sarò nella torre e aprirò il portone. 12:17. Il cortile sarà pieno. Quando si aprirà il portone tutti si rasguaglieranno. Amen. So che hai tutto il piano in testa, Joe, ma non ci servirà una macchina. Per i quattrini faremo poca strada senza soldi. E gli abiti, vestiti così, ci pescano subito. Non posso dirvi altro per ora, ma è da molto tempo che parliamo di scappare. E questo è il momento. Joe, non voglio che te la prenda, ma sai, mi è rimasto così poco da scontare. Per quanto poco è sempre troppo. Ma non ci hai detto granché. Non sappiamo che faremo o cosa può capitarci. Fai così alla svelta che io. E dunque, vuoi sganciarti? Non puoi. Noi non ne sappiamo più di te. Hai detto che ci stavi, non puoi tirarti indietro. Silenzio. Non fraintendermi, Joe. Attenti, vieni. Quante? 2. A me questa. Qui 3. Spencer. Dentro o fuori? Non posso garantire il successo. O va o spacca. Ma devi decidere che fai ora. Subito. O sì o no, sempre amici. Va bene, Joe. Vengo con te. Non ne ho mai dubitato. Neppure io. Joe. Domani. Chissà che mi metterò a fare. Tirerò su un paio di pesi massimi. E chi lo sa, potrei anche finire per comprarmi un pezzo di terra. Oh, per voi ci sarà sempre un posto di ring gratis. Non farti illusioni, Coy. Sta certo che una volta fuori non ci rivedremo mai più. Io vado in una grande città, tra milioni di individui, nessuno si impiccia degli altri. Voglio farmi l'amante. E poi basta. Chissà Enrichetta come sarà sorpresa. Credo che la porterò a fare un lungo viaggio. Sicuro. Quasi tutti si sposano quando escono di qua. Sposare? No, non ci avevo mai pensato. Spero che ce la farai, Coy. Riprendi il lavoro dei titoli, Spencer? No, non credo. La stampa costa così caro oggigiorno. Ma non so esattamente quello che farò. Non ancora. Tu cosa farai, sergente? Io? Devo andare lontano. È dalla fine della guerra che cerco di tornare in un paesetto in Francia. Ma non riesco a svignarmela. Ho già provato parecchie volte. Non sono mai riuscito. Speriamo questa volta. Roberto, devi andartene, la polizia militare è stata qui. Quando sono venuti? Quanto tempo fa? Cosa hanno detto? Ha parlato con me, non era niente. Ci sono cose più importanti. Non è a portata roba, deve partire. Sì? È là fuori, nel camion. Grazie. No! Non devi prenderla, farai come fanno tutti gli altri. Quando ce n'è mangerai.
E quando non ce n'è? Farai la fame come gli altri. Non tutti abbiamo la tua fortuna, figlia mia, d'avere un grande amore che ci tolga l'appetito. Lui non fa obiezioni perché le fai tu. Lui non ti conosce bene come me. Oh. È un così grave delitto accettare del cibo da chi ce ne ha privato? Non me la prendo con voi. Ma visto che non ci risparmiate le bombe, non dovete risparmiarci il cibo. Voi americani siete così Basta liberali. con le chiacchiere, la roba è lì fuori, prendetela. No! Egli ti odia, Roberto. Odia la tua uniforme. Vi ha combattuto allo sbarco, vi combatte ancora. Non posso permettermi il lusso di odiare nessuno. Ehi. Sono una sciocca, perciò piango. Non è niente, in guerra è facile piangere. Promettimi di non tornare più. Oh. Se la polizia ti scopre, portarci da mangiare contro la legge. La legge viene dopo. Mia moglie viene prima. La polizia è tornata. Di questa roba non parlarne affatto, hai capito? Roberto è uno sconosciuto, non l'abbiamo mai visto prima. Ci ha chiesto dell'acqua, acqua per il camion. E se scoprono che non è vero, che succede? Perché dovrei rischiare per voi? Perché io ho rischiato per voi. Per me no, signore, venivate per lei. Io non mentirò per voi. Voi e la vostra polizia andate a impiccarvi. Seduto. Seduto. Gina, tienilo d'occhio. Io prendo l'acqua. Se mi credono ho una speranza. Tu non c'entravi per niente. No. Ricordati, Roberto, per niente. No. Per niente. Per niente. Ehi, sergente! Ehi, sergente, ritorna in te! Ti sei perso un bel racconto. Vai avanti, Spencer. Dunque, signori, come stavo dicendo, mi trovai assediato da tutte le parti. I cittadini di fronte, gli azionisti ullavano dietro di me, le guardie che arrivavano. Ma io rimasi imperterrito e sorridente, forte del mio diritto. E che successe? Eccomi qua. Bene, ma ora basta, dormiamo un po'. Ma perché? Mi piace sentir parlare Spencer. Abbiamo parlato già troppo. Ci sono orecchie dovunque qua dentro e appartengono tutte a una testa. Allora, che risponde? Tenere tutti i prigionieri praticamente segregati? Le altre prigioni hanno gli stessi problemi, ma li risolvono e tutto funziona regolarmente. Ne abbiamo avuto altri momenti difficili. Oh, mai come questo. E McCallum che viene domani. Perché? Perché non mi lascia in pace? Tutto va a rovescio. Io non so di chi è la colpa, ma so che tutti i prigionieri ci odiano. Non lei, me. È me che odiano. Chi lo sa perché? Si metta la nostra uniforme da poliziotto e vedrà quanto amano lei. Lei parla ai prigionieri da un altoparlante, io parlo loro col bastone. Lei fa solo le leggi, io devo applicarle. Sarà il modo di applicarle. Può anche darsi. Oh, ma non intendevo criticarla, Munze, è solo che... Ma sicuro, forse ha ragione. Io so che ho cercato di fare il mio lavoro come lo vedevo. Ma se sono io la causa di tanti guai, se io ho torto e i detenuti hanno ragione, posso anche dare le mie dimissioni subito. No, Munzi, è quello che vogliono loro. No, non è possibile. Come ha detto lei, abbiamo avuto momenti difficili insieme qui, ma siamo ancora qui e siamo ancora insieme. Vogliamo continuare così? Mi pare che l'occasione richieda un brindisi. Direttore? Grazie, ma io me ne vado a letto, buonanotte. Ma non si scoraggi, direttore. Finirà come in tutti i racconti. E alla fine tutti vissero felici e contenti.
Buonanotte. Lei non crede a quello che ho detto circa le dimissioni, vero dottore? In una parola, no. Ha torto. Io voglio aiutare il direttore. Solo che ha idee confuse. Non sa che la generosità è debolezza. E la debolezza è un'infermità che fa dell'uomo un seguace anziché un capo. Però un grande capo disse una volta che i mansueti saranno eredi della terra. La scienza lo contraddice, dottore. Natura vuole che il debole muoia, perché il forte possa vivere. Autorità, intelligenza, immaginazione. Queste creano le differenze fra gli uomini. Io vado fra questi prigionieri, tutti ladri e assassini, solo, senza armi. Ma mi rispettano. Mi obbediscono. Ci sta bene, è vero? Nella poltrona del direttore. Ci sta bene. È ubriaco. E perché no? Io non sono che un uomo comune. Mi ubriaco di whisky. Lei di che è ubriaco? Di potere? Mi lusinga, dottore. Sono solo un poliziotto. Eseguo gli ordini avuti. E ha mai avuto ordine di seviziare i prigionieri? Ha avuto l'ordine di indurre Lister ad impiccarsi? Ma di che parla? Lei fu visto entrare nella cella di Lister e fu visto venire via. Che avvenne nel frattempo? Gli ha trattenuto la posta? Lui si è negato di fare la spia? E lei gli ha detto qualche bugia su sua moglie? Farà meglio a smettere di bere, dottore. La sua immaginazione lavora fin troppo. Visitare le celle è un mio compito, non perdo d'occhio gli uomini. Così posso controllarli. Controllarli? Vuol dire torturarli, non è vero? Più pena infligge e più piacere prova. Perciò non si dimetterebbe mai da qui. E dove mai troverebbe tante povere mosche da infilzare con gli spilli? Osa parlarmi in questo modo. Se non fosse stato per me sarebbe alla fame. Chirurgo, macellaio. Per me è l'ultima tappa ad ogni modo. Ma per lei è soltanto il principio, non è così? Perché lei è Napoleone, Alessandro Magno, Cesare. A vederla nella poltrona del direttore sembra Cesare sul trono. Ora basta. Cesare grida basta. Andiamo. Lei si scopre, Munsey. Ogni sua mossa è evidente. Ha ingannato, ha mentito, ha ammazzato. È peggiore del peggior delinquente di qua dentro. Lei è un pazzo furioso, non loro. Ecco cos'è, Munsey. Ecco cos'è. Non intelligenza, non immaginazione, solo forza, forza bruta. Congratulazioni. La forza crea i capi, ma dimentica una cosa. Essa li distrugge pure. Ruth. «200 metri più avanti c'è un bivio. Prendi a destra». Dobbiamo fare più di 100 miglia, non dovremo fermarci. Smettila. Non t'arrabbiare, Joe. Perché non ci vai dopo il colpo? Perché ho detto che ci vado ora. Va bene, va bene.
Torno fra pochi minuti. Sara. Buonasera, signor Collins. Sta bene? Oh, non si lamenta, ma sta sempre lo stesso. Fai in modo che non le manchi nulla. Grazie. Oh, signor Collins, ho piacere che sia qui. Mi scusi. Joe, tesoro, stavo sognando di te. Un bel sogno. Correvo su per una collina inseguendoti. E mi hai preso? Quasi. Devo aver rallentato. Oh, posso fare succedere quello che voglio. È il mio sogno. Di qui a poco potrai alzarti dalla poltrona. E non sarà più un sogno. Joe, caro. E per prima cosa faremo una lunga passeggiata. Niente macchine, niente treni. Sempre a piedi. Faremo il giro del mondo. Mi sento già stanca. Dirò a Sara di prepararti la cena. E poi parleremo. Ho un'infinità di cose da dirti e questa volta me le ricordo, ho fatto una lista. Ruth, non posso restare. Quest'altra volta che torno io... Ancora un'altra volta. Ma questa volta è l'ultima. Quando tornerò sarà per sempre. Ti amo, Ruth. Perché? Sto male, Joe. Perché mi ami? Se uno sta male il prossimo non lo ama, sente solo pietà per lui. Non sono il prossimo. Sono Joe Collins e ti amo. Joe, scusami, ma ho tanta paura. Ogni volta che te ne vai ho il terrore di non vederti mai più. Solo se sapessi da dove vieni, dove vai e cosa fai. Ruth, lasciamo tutto come cominciò. Un giorno finii la benzina e vidi una bella casetta sul lato della strada. E vi trovai lo scopo della mia vita seduto su di una poltrona. Lasciamo tutto così per qualche tempo ancora. Un altro giorno, forse 2, e ti dirò tutto quello che vuoi sapere. Lo so quello che voglio sapere. Il resto non mi importa. Se non fossi ammalata potrei aiutarti. Ci sono tante specie di malati, Ruth. Ci aiuteremo a tutti. Ti amo, Joe. Torna a finire il tuo sogno. Io andrò piano, così non dovrai correre. E quando mi pigli, tienimi stretto. Spencer, Presente. Becker, Presente. Stack, Presente. Collins, Presente. Coy, Presente. andiamo. Mancano un paio d'ore. Restate tutti uniti. Carico pronto. Lascia andare, Robert. Hai tutto il giorno davanti a te. Sicuro, faccio io. Grazie. Senti, lì a destra, lo scambio. Quando filiamo tu manovri lo scambio. Ci metti sull'altro binario quello che porta alla torre. Capito? D'accordo. Che avete da parlare? Gli domandavo che ora era. Perché? Lavori a Cottimo?
Buongiorno amici. Ciao Luis. Buongiorno capo. Che c'è, un altro articolo? Già, ma questo sarà bello. Come va ragazzi? Salve Luis. Ciao. E ora faremo diventare anche voi famosi. Vi metterò tutti in prima pagina. Per esserci già stati siamo qui. Ehi! Dimmi Carletto, ti hai imparato qua dentro a diventare un bravo meccanico? Ho imparato che quando uscirò non devo fare il meccanico. E tu che mi dici Andy? Hai qualche dichiarazione da fare? Niente di importante. Faccio come mi dicono. Ogni cosa? Ogni cosa. Dove tieni gli arnesi? Bombe incendiarie belle pronte, le migliori. 8 spolette, accendine 2 quando entri nel cortile. Te l'ho detto, faccio come mi dicono. Si va in macchina alle 12:15 in punto. Non mancherò. Stampagli bene il nome, sua moglie ci tiene molto. Va bene così, Gallagher? Sì. Notizie, un po' buone e un po' cattive. Buone? 8 bombe incendiarie nella cassetta, il camion è pronto. Cattive? Niente dinamite. Dobbiamo trovarla. Impossibile, vengo dal laboratorio. Bisogna Non trovarla. c'è tempo. Senti, Luis, ho un lavoro importante da affidarti. Va giù nella fogna a trovare Collins. Collins? È dei nostri. Digli che non c'è dinamite. Si parte lo stesso. Dovremo farne senza. Ah, Luis, hai 25 minuti. Credi che voglia far tardi al mio debutto? Le ho già detto. Ma le ho spiegato, signora. No, non mi dispiace, tutte le visite sono rinviate, anche per le famiglie. Togliti il berretto. Sono qui per un permesso, Miss Lawrence. Per dove adesso? Per la fogna. Facciamo un'edizione speciale. Un momento, cosa c'è? Niente, devi fare un articolo. Vogliamo aiutarti. Ufficio del capitano Monsi. Che macchina? Del signor McCallum? Va bene, fa passare. Cosa ha combinato? Ordini di Monson. Oh, volevi andare nella fogna, è così? Già, c'è qualcosa di male? C'è Monsi? È dentro. E t'aspetta. Cammina. Avanti. Aspetta qui. Un cliente per la fogna. Il 7033, prigioniero Miller. L'uomo di Gallagher. Chiedeva un permesso nell'ufficio del direttore. Gallagher. Vuole vederlo subito? Sì, fallo passare. Oh, ciao. Mi dicono che ti interessi di fognature. Sì, signore. Ma non capisco, capitano. Prepariamo un numero speciale sui vari lavori che fanno i prigionieri. E io... Ah, è giusto. Tu sei un giornalista, vero? Sì, signore. Siediti. No, non lì. Qui. Ma stia a sentire, capitano. Sono stato laggiù altre volte, ci sono stato 1000 volte. E cos'è questa novità? Dimmi, Luis, come può un analfabeta come te fare il giornalista? Anzi, il giornalista di grido. Non lo so, signore. Lo so io. Che cosa andavi a fare nella fogna? Gliel'ho detto. Ripetilo. Per fare un articolo. Bugiardo.
Va pure, Jackson. Gallagher ti ha mandato alla fogna per vedere qualcuno. Chi era? Nessuno. Per scrivere. Non è vero. Mi lasci stare, capitano, la prego. Io non so quel che le interessa. No? Ricominciamo. Dimmi chi è che Gallagher ti ha mandato a vedere. Gliel'ho detto. Nessuno. Ti ha dato un messaggio, che cosa era? Non ne avevo messaggi. Non so di che cosa vuol parlare. Tu non sai proprio niente di niente. No! Immagino che non sai neppure che Collins ha deciso di evadere per la fogna alle 12:15 di oggi, eh? No. No, vero? Mentito, dimmi la verità. Gallagher sa qualcosa di questa evasione, non è così? Non lo so. Io non so di che cosa vuol parlare. Può picchiarmi. Può continuare a picchiarmi. Ma non so quello che lei vuole. Jackson. Portalo alla segregazione. Spargi la voce che ha avuto un infortunio di ritorno dalla fogna. Sì, signore. Nessuna relazione fra Gallagher e Collins? No. Se ci fosse me l'avrebbe detto. Va bene, porta via il vecchio. Ehi tu, Buxi! Sì? Eccomi! Non hai niente per me? No. Sicuro? Sicuro, Joe. Qualcosa che non va? No. Su, al lavoro! Collins! Va bene, dottore. Ho visto il tuo cardiogramma poco fa, Collins. Sì, dovrò rivisitarti. Faccia presto, dottore. Su, voi altri, muovetevi. Lui si è stato picchiato da Munsey. Può anche morire. Ti mando un messaggio. Qualunque sia il tuo piano, non devi eseguirlo. Munsey sa tutto. Credimi, sa che ti muovi alle 12:15. È lì ad aspettarti, Joe. Vuole che tu ti muova. L'evasione è la fine del vecchio Barnes. Munsey farà l'eroe. Di te si serve per diventare direttore. Chi era che l'hanno preso? Gallagher? No. Perché? Joe, non hai nessuna speranza. Come ha saputo Munsey? Nel suo solito modo. Una spia. Uno dei tuoi uomini, immagino. Non devi muoverti, Joe. Non devi. Grazie lo stesso, dottore.
uscire uno alla volta. A che posto puoi andare? Tu sei il capo. Sono ai tuoi ordini. Adesso che filiamo, che posto vuoi? Ho detto che ti avrei seguito, Joe. Dimmelo tu. E tu? Vale anche per me. Abbiamo appena pochi minuti. Quando filiamo, in che posto vuoi stare? Voglio essere del massimo aiuto, John. In che posto? L'ultimo. Sarà il più pericoloso, vero? L'ultimo. Lui si sta male. L'hanno bastonato, pare, mentre era di ritorno dalla fogna. Di ritorno? Già. Non sei. Continua a camminare. Hoffman, capitano. Qui a fare il tiro al gattello. Oh, scusi, capitano, non l'avevo visto. Va bene, Hopkins. Ma ricordatevi, non c'è nessun premio per chi li prende vivi. Non in questa occasione. Sì, signore. Ha altri ordini da dare? No. Bradley, mettiti anche tu di guardia lì sul muraglione. Sì, signore. Carico pronto. Pronti a partire? Pronti a partire. Attento! Butta il fucile! Buttalo! Vieni qua. Coy, tu e Spencer vuotate il carico. Buttatelo laggiù. Lasciami andare, Collins. Io non ho fatto niente. Non avevo fucile. Lasciami andare. Smettila. E voi state a sentire. Ascolta, Collins, io non ci sto. Non voglio averci a che fare. Prendimi con te, Joe. Farò tutto quello che vuoi. Ma prendimi con te. Io e i miei amici ce ne andiamo da qui. Quando cominciano i cortili partiamo anche noi. Dopo fate quello che vi pare. Ma per ora ubbidirete a me. Andate giù in fondo tutti voi. Spencer, tu e Coy strappate un po' di quel filo elettrico. Sergente, legalo e portalo laggiù. Joe, e io che faccio? Tu? Non le porterà alcun discredito. Si prenderà un breve permesso. E quando torna vedremo di darle un altro posto. Non posso dimettermi. Questa è la mia vita. Firmi. Ora al microfono dica che si è dimesso.
Attenzione! Attenzione! Fate tutti attenzione! Parla il direttore Barnes. Mi sono dimesso. Dica che il suo posto è preso dal capitano Munsey. Munsey? Avanti, parli. No! Il direttore Barnes si è dimesso. Il penitenziario è affidato al capitano Munsey. Ripeto, il capitano Munsey è il nuovo direttore. Obbedirete a lui. Tutti gli ordini di... No! Il direttore Munsey. Via! Munsey mi ci ha costretto, Joe! Ti prego, aspetta! No! 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 Così! Joe! Joe! Joe, ti scongiuro! Ti scongiuro! Ti scongiuro! Aspetta! Aspetta un momento! Joe! Joe! No! Scendete giù! Vieni, io prendo questa. La mitragliatrice. Coraggio, Collins, coraggio! Forza, coraggio! Cosa si fa ora? Il piano è fallito. Fa quello che vuoi. È impossibile farcela. Vuole sfondare il portone.
Fa male, dottore, molto male. Questo è un luogo di pena, Calypso. Tu sei ferito, ma Collins e Munsey sono morti. E gli altri, tutti quegli altri, perché l'hanno fatto? Non potranno mai riuscire. Dappertutto, sia qua come altrove, hanno tentato di farlo, sempre in modi diversi, e hanno fallito. Ma provano sempre. Perché lo fanno? Perché lo fanno? Non lo so, dottore, ma finché ci sono uomini in prigione, cercheranno di scappare. Ma impareranno. Per forza. Nessuno può evadere. Nessuno può sfuggire al suo destino.